Immagina questa scena. Hai finito di girare il tuo documentario, hai tantissimo materiale, tantissime lunghe interviste ed è arrivato il momento di montare il documentario, di sederti, di raccontare questa storia. Come ti senti? Se ti senti come me in queste situazioni, probabilmente ti senti un pochino sopraffatto o sopraffatta. Oggi ti racconto come l'AI può aiutare in questa situazione. Ma chi sono io? Sono Giulia e dal 2013 lavoro nell'ambito del documentario, soprattutto come montatrice, ma da un paio d'anni sono anche regista e in questo canale ti racconto come uso l'AI nell'ambito del documentario e in generale di tutti i contenuti non fiction. Allora, io uso Premiere Pro. Soltanto perché lo uso già da tanti anni, ma ci sono tantissimi software professionali di montaggio, ad esempio DaVinci Resolve è anche un buonissimo software. E le televisioni in cui lavoro normalmente usano Avid Media Composer. Oggi mi concentro soprattutto su Adobe Premiere, che da un paio d'anni ha iniziato a integrare l'AI, soprattutto per quanto riguarda il testo e a alleggerire tantissimo il montaggio delle interviste. In Premiere, quando importiamo il materiale, possiamo scegliere in questa finestra di aprire la trascrizione automatica. E ci sono tantissime funzioni utili nella trascrizione. Si può ad esempio montare direttamente in questa trascrizione. Si può eliminare una frase completamente e la frase viene eliminata anche automaticamente nella timeline. Si può cercare in questa barra di ricerca una parola precisa, è utilissimo per orientarsi in un mare di interviste, come succede spesso nei documentari. A volte durante il montaggio del rough cut si cerca un tema specifico, allora si può cercare una parola specifica. Ad esempio, in questo documentario ambientato a Taiwan, la protagonista Teresa parlava di quando si è trasferita da Taiwan al Canada, quando era ancora un'adolescente. Io mi ricordo durante le interviste che lei aveva detto la parola teenager, quindi io posso cercare nella barra di ricerca la parola teenager e troverò il momento dell'intervista in cui lei ha parlato di quando si è trasferita. Un altro strumento valido all'interno di Adobe Premiere è quello della ricerca nelle immagini, perché quando giriamo un documentario abbiamo anche tantissimo B-roll, tantissime riprese che non sono interviste e adesso Premiere ha integrato questa funzione. Si può cercare all'interno del materiale anche per parole chiave e l'AI guarda il girato e riconosce un'immagine specifica. Ad esempio in questo documentario sulla calligrafia a Taiwan, Teresa scriveva usando un pennello. Se io dovessi cercare tutte le riprese col pennello ci metterei sicuramente un po' di tempo e abbiamo girato giorni diversi, quindi dovrei andare a ricercare in varie cartelle. Invece così posso scrivere semplicemente pennello nella barra di ricerca e troverò tutte le riprese in cui compare un pennello. Anche questo mi sembra una cosa molto utile. Per quanto riguarda il futuro del montaggio, secondo me arriveremo a un punto in cui l'AI ci aiuterà a fare un vero e proprio brainstorming e invece di usare tanto la tastiera e il monitor, parleremo direttamente col nostro software, creeremo il rough cut soltanto parlando, decidendo insieme, mettiamo questa parte di intervista, mettiamo quest'altra, uniamo il tutto. Non siamo ancora a questo punto, ma un tool che ho visto, che mi è piaciuto per fare una sorta di brainstorming e cambiare velocemente il rough cut è Eddy AI, perché in Eddy AI c'è una sorta di chatbot, come con ChatGPT si può parlare col proprio girato
e quindi creare automaticamente un rough cut che poi verrà portato in Premiere con gli stessi tagli e vediamo anche in alto un riassunto dei temi dell'intervista. Questo mi sembra molto utile, però una limitazione che vedo in ADAI è che prima di tutto bisogna importare tutto il materiale in ADAI e poi bisogna collegarlo a Premiere. Però naturalmente se abbiamo tantissimo materiale non vogliamo importare prima tutto il materiale in ADAI. Questo lo vedo un po' una limitazione. Spero che un giorno anche in Premiere aggiungeranno una sorta di chatbot per montare senza la tastiera, ma chattando, scrivendo o anche addirittura parlando, perché ci sono già tantissimi tools che permettono di parlare direttamente invece di scrivere anche col computer, non solo con lo smartphone. Adesso passiamo a un altro tool che uso per cercare un argomento specifico all'interno di un'intervista. Questo tool è Notebook LM e funziona in questo modo. Partendo da Premiere, da Adobe Premiere, possiamo esportare il nostro transcript di tutte le interviste, farne un PDF e dare questo PDF a Notebook LM. Notebook LM è un tool di Google in cui possiamo chattare con un PDF e cercare delle parti specifiche. Allora, in questo caso, ad esempio, voglio cercare nelle mie interviste i momenti in cui Teresa parla della situazione instabile a Taiwan, delle paure della guerra, ad esempio. Quindi importo il mio transcript e scrivo un prompt di questo tipo. Per favore, cerca nel transcript il timecode preciso in cui Teresa parla della guerra e della situazione instabile a Taiwan. Notebook LM fa una piccola ricerca e mi dà i timecode precisi, quindi io poi posso andare in Premiere e cercare quei timecode e quindi questo semplifica anche moltissimo la mia vita quando non sto cercando solo una parola precisa, ma quando sto cercando un tema in generale. Un altro tool che vedo usare da tanti registi e autori, soprattutto in televisione, è Trint. Trint è molto usato dagli autori che non vogliono mettere mano al montaggio, quindi montare con la trascrizione automatica in Premiere, ma vogliono scrivere nel loro documento, nel loro script, i timecode precisi e vogliono guardare il materiale e scrivere in un documento di testo. Trint è molto valido perché consente di guardare il materiale e di lavorare al documento dal punto di vista testuale molto preciso, però anche questo è un tool, diciamo, in cui all'inizio bisogna importare tutto il materiale. Quindi nel caso in cui si voglia direttamente montare senza esportare tutto il materiale in un tool esterno, diciamo Trint non va bene, però dipende un po' dal proprio workflow. Naturalmente quando in un documentario sono coinvolte tante persone, quando ci sono più registi, più autori e solo dopo si entra in fase di post-produzione nel montaggio, Trint è molto utile in questo caso per lavorare soltanto sul testo. Online si trovano molti altri tools che vengono pubblicizzati per montare in modo più veloce. Ne ho testati alcuni, mi sembrano tutti interessanti e validi, ma non tantissimo per lunghi documentari in cui abbiamo tante riprese. Però voglio fare qui lo stesso un elenco di questi altri tools. Uno è Gling. Lo vedo molto interessante per chi non ha tanta esperienza di montaggio, per i non professionisti, ma potrebbe essere utilissimo anche per YouTubers che non vogliono investire molto tempo nel montaggio, perché Gling permette di montare il testo direttamente senza mettere mano alla timeline, addirittura fa un montaggio automatico
soprattutto per gli YouTuber che usano uno script. È molto utile perché importando lo script e importando il video, Gling cancella in automatico le parti inutili. Quando ad esempio si recita proprio uno script davanti alla camera, spesso ci si sbaglia, si dice una frase in più, si dice una parola sbagliata, ci si inceppa un po' e Gling cancella queste parti automaticamente, riconosce automaticamente cosa non ha funzionato, cosa è sbagliato e crea anche lì una sorta di montaggio. Si può anche aggiungere il B-roll in automatico. Quello che ho testato io non mi sembrava particolarmente bello, mi sembrava abbastanza standard, non molto estetico, però secondo me può essere utile se non si ha molta esperienza nell'ambito del montaggio e nell'ambito del video. Poi c'è Descript. Anche Descript secondo me consente di montare in modo veloce partendo dal testo e mi sembra un tool molto valido per registrare automaticamente. Allora, se si vuole registrare all'interno del software in cui si monta, Descript è secondo me una buona alternativa. Si può collegare la camera e si può registrare automaticamente e poi montare velocemente sempre usando la modalità text to edit e è molto intuitivo, molto automatizzato. C'è tantissima AI in questo tool, ma anche Descript non lo vedo adatto a un documentario lungo, sempre perché abbiamo così tanto materiale con cui lavorare, file grandissimi e questi non sono adatti per adesso a Descript, però lo trovo un tool comunque valido che velocizza il montaggio e che voglio tenere d'occhio perché non sappiamo come si svilupperà in futuro. Poi un altro tool di montaggio più semplice, più intuitivo, in cui c'è tantissima AI è CapCut. CapCut è un tool che mi ricorda un po' Canva per quanto riguarda il design, perché ci sono tantissimi templates che possono essere utili soprattutto se si fanno video per social media, YouTube Shorts e per tutti i tipi di video in cui servono captions automatiche. È molto veloce e facile creare delle captions in CapCut. Quindi, in conclusione, per adesso non esiste il tool perfetto che integra tutte le funzioni AI che servono a un documentarista, però ci sono tanti tools diversi per situazioni diverse. Secondo me dobbiamo vedere l'AI un po' come una sorta di aiutante, una sorta di collaboratore, ma non dobbiamo perdere il nostro senso critico, il nostro gusto, la nostra creatività. Se vuoi scoprire di più di come uso l'AI nei miei documentari, ti invito a guardare questo video e ad iscriverti al canale. Grazie, ciao, alla prossima!